La Svizzera ha interrotto i negoziati con l'Unione Europea per quello che sarebbe dovuto essere un rapporto sempre più vicino, una maggiore integrazione commerciale tra il blocco dei 27 e la Svizzera stessa. Le negoziazioni sono state interrotte per un motivo molto semplice. Lungo tutto l'arco parlamentare svizzero, sia dalla destra che dalla sinistra, erano contrari a questo accordo. Perché? La destra non lo voleva perché, essendo un po' sovranisti, non volevano un'ulteriore ingerenza, è stata un po' anche definita sottomissione della libertà e indipendenza svizzera alle leggi, insomma, a tutti i sistemi dell'Unione Europea, quindi la destra è contenta. La sinistra svizzera è contenta pure perché essendo la Svizzera un paese a redditi e salari alti rispetto al resto dell'Europa, si temeva giustamente che un'apertura maggiore, quindi un flusso di lavoratori da parte dei paesi dell'Unione, specialmente quelli a reddito basso, dei paesi dell'Est Europa, alcuni dei Balcani, avrebbero avuto una pressione al ribasso dei salari. Loro lo capiscono che la migrazione di lavoratori da economie meno floride tende ad abbassare i salari, e quindi anche la sinistra, anche i sindacati hanno detto no. Quindi c'è stata una coincidenza di vedute bipartisan per bloccarlo. Ora attenzione, chi paga questo? La Commissione Europea come sempre vende questa rottura dell'accordo, così come è stato nell'accordo sugli investimenti con la Cina, come una grande vittoria, peggio per loro, noi siamo grandi, la Svizzera da sola non ce la farà, eccetera eccetera. Ora attenzione, fermo restando che grande e piccolo non sono sinonimi di successo, guardiamo sempre ai numeri, per esempio i rapporti commerciali e la bilancia commerciale tra l'Unione Europea e la Svizzera. Indovinate a favore di chi è in questo momento? È a favore dell'Unione Europea, per circa 33 miliardi, dati del 2020. Indovinate di questi 33 miliardi qual è il paese che ha il maggior surplus commerciale con la Svizzera? Qual è il paese dell'Unione Europea che ha il maggior surplus con la Svizzera, e quindi quello che potenzialmente dalla rottura di questi accordi potrebbe venire penalizzato maggiormente? Provate a indovinare qual è. Esattamente, è l'Italia. Ne avete sentito parlare voi di questo accordo? Avete sentito parlare dei possibili svantaggi, difficoltà che le merci italiane potrebbero avere quando esportiamo verso la Svizzera? E attenzione, la Svizzera è un paese anche di transito, non tutto quello che noi vendiamo in Svizzera viene consumato come dai cittadini svizzeri. Molte delle nostre merci vengono poi riesportate dalla Svizzera verso altri paesi, quindi un po' la Svizzera funge un po' non come l'Olanda, non come il porto di Rotterdam, ma come comunque un ponte tra l'Italia e altri paesi. Del resto la Svizzera ha accordi di libero scambio con molti paesi asiatici, con il Giappone, con la Corea, e attenzione, e anche con la Cina. Quindi attenzione che noi stiamo, sottovalutando questa rottura dell'accordo dell'Unione Europea che ci è stato raccontato come una forte insistenza, e quando la Svizzera sente pressione fa marcia indietro, quindi forse un'eccessiva confidenza da parte della nostra Commissione a volere imporre sempre i propri criteri ha fatto scappare già l'Inghilterra la prima volta, e ora qui la Svizzera. Ovviamente la Svizzera non era parte dell'Unione Europea, però c'era la possibilità di una maggiore integrazione che adesso, dopo 10-15 anni di negoziati, viene accantonata. Ci buttiamo come sempre la zappa sui piedi e non ce ne accorgiamo nemmeno, anzi pensiamo di aver vinto. E chi perde? L'Italia, i nostri lavoratori, le nostre aziende e i nostri giovani, come sempre.